Allora, questo è un confronto tra le applicazioni AD e App Store su un Realme X50 e un Samsung S21 Plus. Vedete, abbiamo le stesse versioni, la 1.4 di AD e la 1.0.2 di App Store. Vedete qui su Realme e qui sul Samsung. In entrambi i telefoni, aprendo ora, vi dice il messaggio di non aggiornare Android 6.4. Ci sono le stesse applicazioni. La stessa cosa accade per AD. Vedete? Qui ovviamente da una parte su Realme, vedete, ho la versione Pro e qui invece ho la versione normale. Poi andrò a trasferire la licenza perché ho cambiato telefono, basta andare qui, vedete, da una parte e dall'altra. Voglio trasferire la licenza da qui e vi esce il QR code e poi invece dovete cliccare voglio trasferire la licenza e qui vi esce la fotocamera. Andate a inquadrare il QR code che invece è qui e vi trasferisce la licenza da questo qui a questo qui. Per quanto riguarda le applicazioni, andiamo in Android Auto. Sono in modalità sviluppatore in entrambi i telefoni. Sul Samsung non carica la pagina. Riproviamo. Ecco qui. Vedete, abbiamo le stesse abbiamo le stesse impostazioni attivate, importante soprattutto origini sconosciute. In entrambi gli Android Auto sono la versione 6.3. Vedete, compaiono le stesse applicazioni di Telegram, però poi vi farò vedere come nella macchina, autorizzazioni ovviamente tutte date, autorizzazione il telefono, contatti, posizione, SMS, microfono, bel calendario, se lo volete potete anche non darlo. Compaiono su entrambi i telefoni le applicazioni e anche nel menu di Android Auto, però se vado a provare a visualizzarle, vedete, nella view app, cioè quello che vedete nella macchina, vedete, compaiono sul Samsung tutte, qui invece compaiono soltanto i controller di CarTube e di fermata, poi non compare più niente. E questo è un bug proprio dei telefoni Realme, Xiaomi, Honor e Oppo in particolare. Entrambi i telefoni sono, vedete, Android 11. Con le patch di sicurezza primo aprile 2021. Ovviamente qui abbiamo una versione 3.1 di Samsung, qui invece abbiamo la versione RMX20 di Realme. Sì, salve. Adesso sono in auto, vedete ho installato sul mio Realme tutte le applicazioni. E la stessa cosa ho fatto sia con AD con AA Store. Adesso cliccando su AA Store vi dice, vedete che aggiornando la versione ad Android 6.4 Auto
potrebbe bloccare tutte le app scaricate da questo store, quindi non bisogna aggiornare. Nel caso di aveste già aggiornato, bisogna tornare alla versione precedente. Per vedere la versione di Android basta andare in impostazioni. Su Realme si trova qui nel menu connessione e condivisione Android Auto. Qui vedete la versione di Android che è la 6. Dov'era? La 6.3. Eccola qui, punto 61. Vedete, su Android Auto compaiono tutte le applicazioni installate, però quando vado nel display dell'auto, vedete, fermata auto non c'è solo il fermata control. Stessa cosa per CarTube, vedete, le altre non ci sono. Se vado a cliccarci sopra, vedete, non va, non funzionano, perché non essendoci, vedete, ho collegato adesso il Samsung S21 Plus. In questo caso Android Auto lo troviamo, vedete, in funzioni avanzate e c'è Android Auto. Vado a vedere la versione, che è sempre la 6.3, che è quella di prima. Anche qui compaiono, vedete, tutte le applicazioni: Mirror, CarTube Controller, CarTube, tutte le autorizzazioni, così come il telefono precedente. Siamo sempre in modalità sviluppatore, vedete, origini sconosciute attivate. Ora sulla macchina, rispetto a prima, vedete, mi compaiono tutte le applicazioni. Abbiamo Mirror, Mirror Plus, CarTube e CarTube Controller, CarStream, fermata auto controllo, IP Car TV, Screen to Auto. In questo momento però non ho la SIM nel telefono. Comunque funziona lo stesso, quindi non c'ho la connessione, quindi se vado ad aprire YouTube, comunque non va perché non c'è la connessione, comunque funziona. Vedete, IP Car TV. Vabbè, non c'è nessuna playlist perché la playlist l'avevo sul Realme, poi la devo spostare su questo qui. CarStream. Quindi le applicazioni ci sono tutte. Il problema quindi principale è di questi telefoni Realme, Xiaomi, Honor e Oppo, che vi fanno installare le applicazioni sul telefono, però poi non compaiono in Android Auto. Sì, salve, ho inserito la SIM nel telefono Samsung. Ora vedete, ho tutte le applicazioni installate, alcune funzionano meno, altre non funzionano proprio. Fermata auto è una di quelle che funziona. Purtroppo ho un problema di connessione, non ho linea. Comunque prima l'ho provata in mezzo alla strada e funzionava. Passengers è inutile, non funziona. Mirror e Mirror Plus funzionano, vedete? Poi c'è Stream, invece si blocca. CarStream, anche questo funziona, vedete, potete vedere il video, andare in avanti, mettere a schermo intero, il microfono per la ricerca vocale e così via. Poi CarTube la stessa cosa. Questo ovviamente, essendo la versione non Pro, funziona soltanto
a macchina ferma, però potete utilizzare le altre applicazioni tipo fermata auto, quella funziona anche a macchina in movimento, vedete? Poi questa è fermata auto, vediamo, ecco qui potete andare a vedere sempre YouTube oppure andare sul web, cliccare, vedete, sito, così via, oppure c'è la cartella dove potete vedere i file che avete nel telefono. Poi c'è IPCAR TV, anche questa non è la versione Pro, vedete? Sto vedendo il canale 20 di Mediaset. Per andare a chiudere vado qui, ovviamente potete inserire la playlist che volete. In questo caso sto mettendo un canale 12, vedete, di TV Parma. Potete mettere anche a schermo intero. Poi c'è questa qui, Nav to Contacts, non funziona, così come Passengers vista precedenza. Questa Performance Monitor è solo per praticamente i possessori di auto del gruppo Volkswagen, cioè Audi, Seat, Volkswagen e Skoda. Ovviamente ci sono delle funzionalità aggiuntive che potete soltanto avere con l'OBD, che si inserisce qui nella presa dell'auto. Qui potete andare a vedere, vedete, il voltaggio della batteria, la temperatura dell'olio e il numero di giri. Se io accelero, vedete aumenta il numero di giri. Potete andarla a modificare dall'applicazione all'interno del telefono e potete inserire qui negli angoli, sopra e sotto, altri parametri che ci sono nell'applicazione, ad esempio la forza laterale, i kilowatt di potenza. Quindi potete andare a integrare, vedete là, tutte le informazioni che avete sul display dell'auto, vedete, portando qui il giro al minuto e la velocità, il consumo e così via. Oppure potete vedere anche qui in mezzo. Qui potete andare a integrare con altri valori. Questa è la Radio Composition Media 2018, quindi che è compatibile, che non sono compatibili tutti i modelli. È fatta per la Discover Media, che sarebbe questa qui, però vedete qui non c'è il navigatore, ma non c'è il navigatore. La Discover è con il navigatore. Poi questa è l'altra app che funziona, Screen to Auto, vedete, vi riporta tutte le applicazioni che avete sul telefono. Anche qui potete guardare YouTube, vedete, potete aprire Amazon, Zalando, tutte le applicazioni che avete sul telefono. E niente, mi sembra, questo qui widget, qui potete inserire un widget. In questo caso ho inserito la posta, quindi potete andare a leggere i messaggi di posta che vi ricevete sul telefono, in questo caso, oppure potete andare a scrivere un messaggio. Potete inserire un solo widget per volta, potete inserire quindi tra quelli presenti nell'applicazione. Per esempio c'è Telegram, però non c'è bisogno perché già c'è qui. Potete inserire WhatsApp, Netflix e così via. Per quanto riguarda poi la versione di Android, ovviamente non bisogna aggiornare la versione 6.4. Se doveste casualmente andarla a installare, basta andare nelle impostazioni, cercare nell'elenco qui delle applicazioni, andare a cercare Android Auto e poi qui sopra cliccare sui tre pallini e fare disinstalla aggiornamenti. Così potete tornare alla versione precedente nel caso in cui la versione Android 6.4 non dovesse funzionare. Mi sembra di aver detto tutto, alla prossima.